Mi scarico di Assavono tutti e due, con il ciglio della strada. Vuoi una mano o fai tutto da sola? Mi sa che dovrò fare tutto da sola, sono da sola. Gingiochino, ci vediamo ad Alghero settimana prossima. Dall'altra, dai, di là. Ciao. No, ti accompagno. Non puoi lasciarla qui. Lo so. Ci vediamo ad Alghero fra una settimana. Sì. Vai piano, Ciao amore. Sono salita sulla navetta che mi porterà poi dentro la barca. Gingio che è tranquillo. Sono davvero carica come un mulo. La nave è questa, ma non ci fanno ancora salire. Non sono ancora pronti. Quindi ho trovato questa bella bitta dove mi siederò. Gingio, che c'è un cagnolino, hai visto? Si può? Una traversata allegra. Gingio che è disperato, non ce la fa più. Qualcuno che vuole cantare che poi chiudiamo? Abbronzati. Ma io ti amo e tu lo sai. A due passi dal mare. Ma mi chiedo come fai. Il traghetto è molto vivo questa notte. Buonanotte a tutti, grazie. Qualcun altro vuole cantare? Ballare? No, facciamo l'ultima, dai, tutti insieme sulle mani! Ma non era questa l'ultima? Sensazione unica. Voglia di restare qua. Ecco arrivata a Porto Torres. Adesso manca la navetta che mi porterà fuori dal porto, dopodiché dovrò cercare l'autobus. Che avventura infinita. Il povero Gingio non so come faccia a resistere senza far la pipì. Gingiochina? La navetta è arrivata dopo un'ora, quindi ho perso l'autobus delle 8:30 per Alghero, ho dovuto aspettare fino alle 10:30 e ho preso l'autobus per Sassari. A Sassari ho aspettato ancora un'oretta, perché questo è l'autobus per Alghero e da lì arriverò alla barca a piedi con tutti questi bagagli. Yuppie! 1, 2, 3, 4, 5, 6 i mezzi che arrivarono su Mai Pen Rai. Gingio che è distrutto, è disperato, anch'io. Ci sono volute, quante? Sono volute 22 ore di viaggio. Un'inezia. Ragazzi, ho mollato gli ormeggi qui ad Alghero, anche se non lascerò Alghero, perché starò qui ancora una settimana circa fra le baie, le rade. Me ne hanno consigliate alcune a sud e poi fra una settimana arriva Franco, con cui farò tutto agosto, spero. Devo ringraziare ancora da veramente Acquatica e il consorzio del porto di Alghero, che sono stati davvero molto gentili. Oggi ha fatto un caldo mostruoso, c'erano 42 gradi, ho messo il tender, cioè ce l'avevo già a prua per coprire un po' dal sole, però riusciva a entrare un po' di venticello. Qua ho bardato tutto per non far salire il sole, adesso invece si sta da Dio, il sole è tramontato e c'è pochissima gente, una quiete, fantastico qua alle bombarde. E credo che starò tutto il tempo qui ad aspettare Franco, credo, non lo so, vedo. Le montagne lì sono tutte rosa, che bello, che bello. Si sente poi l'odore che viene dalla terra di macchia mediterranea, di rosmarino,
Buonissimo. Oggi è un nuovo giorno e non voglio più farmi trovare impreparata dal caldo, quindi ho messo il classico cagnaro, ovviamente, ma sembra veramente... Allora, ho messo questo, la maca, il pareo, uno straccio, poi qua ho messo un altro telo, qui un altro, lì c'è la maglia che copre, poi qua c'è quel telo lì che mi copre lo steriggio avanti e c'è il tenderino e il SAP a prua. Questa è la visione esterna della mia capanna dello zio Tom. Ora voglio fare un esperimento. Siccome la giornata sarà molto calda, ho messo un cicinino d'olio nella padella antiaderente, vado a metterla al sole e poi a pranzo mi ci butto un uovo, vediamo un po' che succede. Qua la leggo, qui, ecco, qua. Voilà. Ora vediamo se riuscirò a cucinarmi l'ovetto, anche perché accendere i fornelli non è una buona idea, meglio sfruttare il sole come per l'energia elettrica. Poi però rientrare dentro la tana risulta un po' complesso e dopo aver studiato un po' di cinese e un po' di indonesiano mi è venuta un po' di fame, quindi vado a mettere l'ovetto nella padella con una mano sola, speriamo di non combinare un casino. No, rotto il rosso. Vediamo se si cuoce, e se si cuoce in quanto tempo. Sono passate 2 ore, voglio vedere che cosa è successo. Andiamo. Si sarà cotto? Ma che è sta roba? Ma che roba strana! Si è seccato. Si è come liofilizzato, non lo so. Il bianco è completamente scomparso. Allora, che fine ha fatto il bianco? È secco e sotto è stranissimo, però non è molto appetitoso da vedere. Il sapore è buono, ma siccome non so, credo che non lo mangerò. Farò un altro esperimento domani. Oggi non mi sono fatta nessun uovo in padella. Mi sembra di fare quel gioco lì quando si era bambini, con le sedie che si mettevano poi le coperte sopra. Invece che con le sedie, con la barca. È uguale, ma è più divertente. Il posto preferito di Jinjok, il Boma. Una cosa mi preoccupa. Sono andati tutti via. Sono rimasta sola. Vabbè lì. E non è che ho sbagliato a guardare le previsioni della meteo, Meteomet, aiuto! Boh, non c'è più nessuno. Cioè, è bello, nel senso, non mi lamento, ma ho provato un attimo di inquietudine ieri quando se ne sono tutti andati. Tu cos'è? Hanno visto una caravella arrivare? Ah, Medusa, no, Colombo. Questa capanna che mi sono fatta mi dà ancora di più il senso della casetta, no? Che mi piace un sacco avere la casetta sul mare che posso portare dove voglio. La barca si sposta con le vele, è fantastico. Io ho un po' la sindrome del Robinson Crusoe e si vede. Quindi il mio sogno sarebbe anche, che ne so, pescare, fare il sale dal mare, mangiare le alghe, cioè essere autosufficiente. La barca è un po' come una nazione, no? Questa nazione in particolare si chiama Maitan Rai, che è il nome della mia barca e che vuol dire never mind. Qualcuno di voi è affetto dalla sindrome di Robinson Crusoe?
Scrivetemelo qua sotto nei commenti, sono proprio curiosa di sapere se sono l'unica o se sono una delle poche o se bene o male tutti quanti ce l'hanno questa sindrome. Se vi è piaciuto questo video o vi sono piaciuti i miei video in generale, iscrivetevi perché questo supporterà il mio canale e mettete anche un like. Noi ci vediamo la prossima settimana e allora buona onda!